Capitolo 17. Le KPI, Key Performance Indicators, dei programmi di fidelizzazione ed il loro monitoraggio. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Abbiamo visto fino ad ora quello che secondo noi è il meccanismo ideale, il meccanismo perfetto, per poter lavorare su una vera fidelizzazione ed interazione con i nostri clienti, con i nostri consumatori e più in generale, con tutti coloro che acquistano da noi. Ricordiamo che il nostro prezioso strumento non è rivolto ai soli possessori di negozi con Fidelity Card, ma va assolutamente bene anche per tutti coloro che hanno un sito di commercio elettronico e possono tracciare gli acquisti dei propri clienti. Vediamo adesso quelle che rappresentano le KPI del successo di un programma di fidelizzazione, ossia come misurare la buona riuscita di un programma di fedeltà. Come ogni piano di azione, un programma di fidelizzazione dei clienti rappresenta un piano strategico e come tale va misurato. Ci devono essere quindi delle metriche, delle KPI, Key Performance Indicators, ossia proprio indicatori di risultati chiave, attraverso le quali noi possiamo prendere le misure di quello che abbiamo fatto e di quello che dobbiamo ancora fare, e anche poter analizzare ancora le parti giuste, sbagliate o migliorabili rispetto alla nostra strategia. Se osserviamo la tavola qui sotto, troviamo un elenco di cose che non sono altro che metriche che è giusto andare a misurare all'interno di un programma di fidelizzazione. A questo punto è giusto e corretto andare ad analizzare il primo dato di raffronto tangibile, che è rappresentato dallo scontrino medio di coloro che acquistano tramite Fidelity Card, visto anche come incremento e decremento, differenziale e totale, e differenza tra spesa media di coloro che acquistano o meno con la Fidelity Card. Arriviamo poi a vedere quali sono gli effetti dei programmi di fidelizzazione sui fatturati incrementali, totali, per poi arrivare a misurare l'aumento dell'incidenza del fatturato dei clienti sottoposti a programmi di fidelizzazione sul fatturato totale. Arriviamo infine all'aumento del margine medio, sia sul totale che tra i clienti che sono sottoposti o meno ai programmi di fedeltà. C'è poi un'altra metrica che avremmo voluto scrivere ma che non possiamo farlo, quantomeno in questo cerchio, perché si tratta dell'indice di gradimento del nostro consumatore che, secondo noi, è la metrica numero 1, la metrica chiave più importante, che comunque la fa in barba a qualsiasi altro valore. Essere gradevoli nei confronti dei nostri clienti, essere percepiti come dei bravi distributori, dei bravi venditori di prodotti o servizi, rappresenta la cosa più importante, alla quale noi dobbiamo assolutamente mirare. Questa, come dicevamo in precedenza, non è una metrica che possiamo andare a rappresentare graficamente a priori, né possiamo misurarla in modo così semplice, piuttosto, il livello di soddisfazione dei clienti, generalmente può, e deve essere misurato, secondo il nostro modello, attraverso delle indagini di soddisfazione accurate, costanti e ripetute nel tempo. L'indice di soddisfazione del cliente è un parametro che va tenuto sempre e necessariamente sotto stretto monitoraggio, perché solo se noi parliamo e dialoghiamo realmente con ogni singolo nostro cliente, possiamo realmente arrivare al cuore di ognuno di loro, per arrivare successivamente alla mente. Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono: non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività, che tu possa far installare ai tuoi clienti. In questo modo, venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma, partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere?
Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.